a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Sayubi Crochet e questo è il tutorial per realizzare questo bellissimo poncho. Io mi sono munita di un uncinetto numero 12 e della lana stella di casa Tre Sfere. Nel mio caso ho scelto la variante tortora e devo dire di essermi trovata molto bene, poi ne vedremo delle belle nella recensione. Detto ciò, ragazze, ago da lana, marcapunti forbici e possiamo iniziare a lavorare questo progetto che voglio anticiparvi è molto semplice e in questo tutorial possiamo capire quanto sia semplice veramente realizzare il poncho classico con la punta avanti e dietro, quindi nel lato anteriore e nel lato posteriore. Ovviamente noi possiamo andare ad allungare questo poncho tanto quanto desideriamo, addirittura protraendo sensibilmente la lavorazione potremo trasformarlo praticamente in mantella e con un paio di accortezze dai lati potremo realizzare anche delle piccole maniche, ma non è questo il caso, anzi se vi interessa fatemelo sapere nei commenti, provvederò ad un tutorial proprio per trasformare un poncho in una mantella. Ma bando alle ciance, andiamo subito ad addentrarci nel tutorial. La prima cosa da fare sarà realizzare una catenella, io ora sono su campione, lunga tanto quanto la vostra circonferenza del collo e che rispetti un multiplo di 2, quindi di numero pari. La chiudiamo in cerchio facendo attenzione a non girarla e alla metà esatta mettiamo un marcapunti. Fatto questo, realizziamo 3 catenelle più una e nello stesso punto realizziamo una maglia alta. Saltiamo una maglia di base col filo sull'uncinetto, nella successiva realizziamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Un attimo che mi viene appresso il gomitolo di Stella. Eccoci qua. Filo sull'uncinetto, salto una maglia, entro nella successiva e ripeto una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Filo sull'uncinetto, salto e continuo fino ad arrivare al marker. Sono al marker, qui devo aumentare ogni volta, ogni giro. Filo sull'uncinetto, entro e realizzo un V, quindi maglia alta, catenella, maglia alta e poi una catenella, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, maglia alta, catenella e maglia alta. E da qui procedo, salto un punto e continuo con i V classici, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta, salto il successivo, una maglia alta, catenella, maglia alta e così via, fino ad arrivare alla fine del mio giro, dove ho le 3 catenelle. E qui realizzo una maglia alta, una catenella e mi aggancio, in modo da avere 2 aumenti, uno sotto e uno sopra. Fatta questa operazione, io devo rialzarmi con 3 catenelle e continuare questi giri in modo identico, quindi con i V dentro gli spazi catenella. Entro con la maglia alta, catenella, maglia alta e così via fino ad arrivare dove ho l'aumento. Ovviamente con il marker spostatevi gli aumenti in modo da averli sempre definiti per ridurre al minimo il margine di errore. Continuate in questo modo fino a che ripiegando su se stesso, eccolo qui che già è iniziato a triangolare, una volta che pieghiamo su se stesso il nostro capo, arriva alla lunghezza che noi desideriamo. Eccolo qua. Si presenta così il nostro poncho terminato. Ovviamente, ragazze, noi possiamo protrarre la lavorazione all'infinito. Io mi sono voluta fermare qua perché voglio indossare questo poncho un po' come se fosse un maglioncino. In realtà però ovviamente possiamo utilizzarlo come un capo spalla e allungarlo per l'appunto tutti i metri e chilometri che desideriamo. Possiamo anche bordarlo sia sul collo che
alle estremità, ma io ho scelto di non farlo perché, come sapete, a me piace quest'orlo a giorno, questa interruzione di lavorazione nel punto pieno, molto spesso, a volte no, ma in linea di massima sì, vi faccio vedere come si presenta la texture, molto interessante. E spero che questo progetto vi sia piaciuto. Vi invito a scrivermi nei commenti che cosa ne pensate e vi do appuntamento al prossimo tutorial.